Dicesi che la Francia è un paese incredibilmente caro, dalle autostrade alla cucina. Ma è davvero così? Per rispondere a questa e alle altre domande abbiamo realizzato questo video. Francia, istruzioni per uso, anzi per il viaggio. Mettetevi comodi, che si parte! Iniziamo subito con le spese di viaggio. Utilizzeremo proprio il taccuino delle spese come la guida per raccontarvi questa esperienza. Abbiamo mangiato e ora andiamo a fare un giretto in spiaggia. Come al solito siamo venuti a registrare il nostro video di backstage a Sottomarina e ovviamente ci siamo fermati da Padoan. Prima di iniziare, permetteteci di chiarire una cosa. Durante il nostro giro in molti ci hanno scritto che stiamo facendo proprio il loro giro. Beh, il giro della Normandia e Bretagna è quello. Per l'esperienza dipende soprattutto dal tempo che riuscite a dedicare e folla che trovate lungo la strada. Ci sono quelli che visitano 7 posti, noi per esempio ne abbiamo visitati ben 30. Non vogliamo sminuire il viaggio di nessuno, ma soltanto condividere la nostra fortuna di poter viaggiare fuori alta stagione. Viaggiando così ci ha permesso di trovare meno gente e il tempo sembra raddoppiare, così riesci a vedere molto di più. Si potrebbe quasi dire che questo canale è più trafficato della A4. Ma torniamo al racconto. Come avete potuto vedere nei singoli video, ci siamo informati a fondo prima del viaggio. Anche se non era la prima volta e molte cose le conoscevamo già, ma questo rende le nostre visite ai luoghi come se stessimo guardando un film. Appena trovo dove fermarmi, vi faccio un esempio. Qui non sembra niente male. Roscoff è la città più british della Bretagna, lo dicono tutte le guide, ma è anche la città degli armatori capaci di fiorenti commerci e soprattutto capaci di trasformare una flotta commerciale in una flotta di contrabbandieri, che poi ha fatto la fortuna della città, ma anche la città dei poveri contadini che tutti quanti coltivavano le cipolle e una volta non c'erano i tir che le trasportavano a migliaia di chilometri. Quindi 100 anni fa, anzi 97, i 3 ragazzi affittarono una chiata, la caricarono di cipolle e 3 bici andavano in Inghilterra e lì la vendevano, cioè le vendevano porta a porta. Questo fa sì che quando vedete una foto di Porto, ma non pieno di macchine e turisti, ma di carri pieni di cipolle, vi emozionate un po'. Visto che siamo al mare ed è una bellissima giornata, noi approfittiamo per fare qualche passeggiata e le spese ve le raccontiamo in un secondo momento, tanto per voi passerà un secondo. Oh, questo deve essere pieno di pesce. C'è un stormo di gabbiani dietro. 4 to 6 weeks later. Buongiorno amici. Sono passate diverse settimane da quando abbiamo iniziato a girare questo video e ora fa decisamente più freddo. Dicevamo che avremmo utilizzato il taccuino delle spese, eccolo qua, come guida, anche perché dentro si trovano tutte le coordinate e altre informazioni che ci servono o che potrebbero servirvi. Ma non ci fermeremo soltanto ai dati, cercheremo di inserire anche qualche consiglio pratico non facilmente reperibile. E dopo aver spento il riscaldamento che fa troppo rumore, partiremo con il viaggio carburante e autostrade. Sulle autostrade abbiamo già detto tantissimo, però credeteci, ci sono delle informazioni importantissime che non hanno trovato spazio nei video precedenti. Durante il primo video abbiamo raccontato perché siamo andati in Francia via Svizzera. Riassumendo con poche parole, una volta acquistata la vignetta digitale per 45 euro, commissioni comprese, quella vale tutto l'anno e comprende anche il traforo di San Gottardo. Poi facendo quella strada dormiamo a Sélestat. Buongiorno! E attraverso le strade statali, famose e nazionali francesi, arriviamo gratuitamente nella zona Parigi, considerando che nella maggior parte delle strade nazionali potete viaggiare 110 km all'ora, non vi accorgerete nemmeno di non essere in autostrada. Prima di proseguire con le autostrade, vi diamo le coordinate dove abbiamo dormito a Sélestat. Si tratta della zona commerciale, con parcheggi in abbondanza e c'è anche un distributore di carburante. Noi abbiamo trovato il posto davanti all'albergo, dall'altra parte della strada, ma si può dormire tranquillamente anche accanto al Pizzamat. Tornando sulle autostrade ci sono alcune cose da dire. In primis sono costosissime, molto di più delle nostre.
Purtroppo le nazionali così veloci come quelle che abbiamo percorso non ci sono ovunque. Per quanto riguarda le autostrade, una nota positiva c'è. Esistono anche alcuni tratti gratuiti, come la zona Parigi. Non posso garantire se tutto l'anello di Parigi sia gratuito, ma noi, venendo da Fontainebleau, non abbiamo pagato nulla. I tratti gratuiti li trovate anche in altre zone della Francia, soprattutto dove non ci sono strade alternative decenti. Bravi francesi! Per esempio, andando da Giverny a Etretat, abbiamo detto al navigatore di prendere soltanto le strade gratuite e nonostante questo abbiamo fatto un tratto in autostrada e non riuscivamo a credere che era gratuito. Ma attenzione, non è tutto oro quel che luccica. Uscendo da già nominato anello di Parigi e andando verso Giverny avremmo dovuto fare tutte le autostrade, cioè tutte le strade gratuite, almeno così abbiamo impostato il navigatore. Ma in un momento ci troviamo davanti a un cartellone che ci dice che ci troviamo sull'autostrada senza le barriere e che il pagamento si effettua online. Panico! Ma non solo perché il navigatore ha toppato, a questo ci siamo abituati, ma perché abbiamo avuto una traumatica esperienza molto simile in Irlanda. Quindi una volta che abbiamo capito chi era il concessionario di quel tratto di autostrada, perché almeno quello l'abbiamo visto, siamo andati sul sito, abbiamo capito che era l'autostrada A13, abbiamo effettuato il pagamento di 4,90 €, ma state attenti perché le multe sono salatissime, quindi meglio sforzarsi un po' e pagare. Un altro tratto che abbiamo pagato 6,90 € è il ponte di Normandia, ma quello è un'esperienza imperdibile di viaggio. In seguito, in Normandia e Bretagna abbiamo impostato il navigatore sempre sulle strade gratuite. Ho notato che soltanto in una parte della Normandia c'era qualche tratto a pagamento, che abbiamo evitato ovviamente, mentre in Bretagna sembra che tutte le strade sono gratuite. Quindi il totale dell'autostrada, non calcolando l'Italia perché ognuno di noi percorre una strada diversa, è di 56,80 €. Ma facciamo 57. E parlando delle autostrade non possiamo non nominare il carburante, cioè il prezzo. Abbiamo visto che ormai in tutta l'Europa dell'Ovest il prezzo è più o meno uguale. Ovviamente in determinati paesi come in Italia, Francia, in autostrada costa molto di più, ma di quello parleremo più avanti. Ci sono però le eccezioni. Per esempio il Lussemburgo non è unica, quindi se fate questi paesini o queste zone dove costa di meno, fermatevi. Invece in Francia, come in Italia, non bisogna assolutamente fare gasolio in autostrada. Uscite fuori, prendete un caffè e risparmierete un sacco. Noi abbiamo percorso circa 3.800 km. Con un consumo medio di 10,5 km a litro abbiamo consumato 360 litri di gasolio per un totale controllo di 563 €. Ora vi passiamo le informazioni su ogni singola location. Cercheremo di essere sintetici perché le informazioni per ogni singolo luogo si trovano nei video dedicati che tutti insieme si trovano nella playlist della Francia. Fontainebleau non è in Normandia, ma si trova sulla strada, quindi ci siamo fermati. E ci siamo fermati proprio nel punto panoramico. Non sappiamo se è consentito pernotare, ma prima strada a destra, proprio davanti alla porta del castello, troverete un sacco di camper e potete dormire in compagnia. Per quanto riguarda le spese, tutti i giardini del castello, e non sono pochi, sono gratuiti, mentre i interni sono a pagamento, ma questa volta non siamo entrati. Per i soli giardini ci vogliono almeno 2 ore. Visita pazzesca, spesa zero. Addio figli miei, vorrei tutti stringervi sul mio cuore, ma almeno abbraccerò il vostro stendardo. Prima di proseguire con Giverny dobbiamo chiarire una cosa, noi vi daremo le coordinate delle soste dove ci siamo fermati, ma quasi tutte le abbiamo trovate su Park4Night. Sì. E le info che vi daremo sono quelle delle quali abbiamo preso la nota. Se vi serve qualche informazione in più, fate come abbiamo fatto noi, fate una ricerca. Area sosta di Giverny è gratuita, ma non ho guardato se ci sono i servizi. È bella ampia ma non infinita. Attenzione, noi siamo stati a fine agosto, quindi fuori alta stagione, ed era piena. Altra cosa bella è che si trova praticamente nel centro del paese. A Giverny si va per visitare la casa, giardini e lo stagno di Claude Monet. Ingresso acquistato online in modo da poter scegliere l'orario d'ingresso è di 12,50 € a testa e se siete appassionati merita assolutamente. Vi consigliamo di comprare i biglietti per l'orario di apertura, perché i pullman turistici arrivano uno dietro l'altro. Ah, ma sapete una cosa? Il parcheggio per le macchine è a pagamento. A Etretat abbiamo trovato l'area sosta piena. Sì, non volevamo aspettare che qualcuno esce, quindi siamo andati al campeggio, che si trova subito accanto.
Considerando che Etretat è un posto molto turistico, il prezzo di 32 euro è più che onesto. Se vi interessa, la doccia è compresa nel prezzo, così come le tasse turistiche. Non abbiamo avuto altre spese a parte il pane, ma sulla fine del video spenderemo 2 parole sulle boulangerie e la spesa, cioè alimentari. Ci vuole mezza giornata per la visita, ma vi consigliamo di visitare Etretat sia nel pomeriggio che al mattino. Grazie al gioco del sole e delle ombre vedrete 2 posti completamente diversi. Honfleur ha un'area sosta enorme, ma siamo stati comunque fortunati a trovare ultimo posto disponibile. Perché è quotatissima! Noi siamo stati fortunati, abbiamo trovato uno degli ultimi posti e abbiamo speso 15 euro per 24 ore. Posso dire che in questa parte del video saremo molto spettinati. Sosta si trova a soli 5 minuti a piedi dal centro. Per arrivare si fa una piacevole passeggiata lungo il porto accanto ai pescherecci. I fratelli Gallagher si sono dati alla pesca. A Honfleur non abbiamo speso altro, a parte che ci siamo concessi una cena in un bistrò. Wow! Per visitare Honfleur basta una mezza giornata, ma di sera è uno spettacolo. Siamo arrivati alla parte storicamente più importante della Normandia, la zona dello sbarco. Se non avete visto i video ve li consiglio ovviamente, ma preparate i fazzoletti. Ad Aromanches c'è un parcheggio a pagamento sulla Falesia, 2,5 euro all'ora o 12 euro al giorno. Noi abbiamo speso 6 euro, il posto è pazzesco e devo dire che abbiamo pagato veramente volentieri. Unica cosa che abbiamo pagato oltre il parcheggio è il cinema 360, 7 euro a persona, una delle esperienze più toccanti della mia vita. Siamo stati proiettati 80 anni indietro nel tempo, sembrava di essere veramente lì. Quando avete vissuto la guerra o l'avete sentita sulle vostre spalle come noi, è difficile parlare di certe cose. Appena pochi chilometri da Aromanches si trovano i cannoni tedeschi di 150 mm. E siamo arrivati a Lons-sur-Mer. A Longueuil-sur-Mer il parcheggio che fa parte di questo museo all'aperto è gratuito, ma come in altri posti del genere, cioè parcheggi dei luoghi storici, non è possibile pernotare. La bella notizia è che la visita alle batterie tedesche ancora in ottimo stato è completamente gratuita. Adesso andiamo in uno dei punti più importanti dello sbarco. A questo punto siamo andati in America, cioè il territorio americano in Francia. A Colville, dentro il cimitero americano, il parcheggio è veramente enorme e gratuito. Ovviamente non si può pernotare. La visita del cimitero monumentale è altrettanto gratuita, ma controllate orari di apertura. Se venite prima della chiusura serale, potreste assistere a Damaina Bandiera. È stato veramente emozionante, ma soprattutto per quello cosa rappresenta quella bandiera, cioè chi rappresenta. Usciti dal cimitero, scendete la collina e siete sulla spiaggia più famosa dello sbarco. Omaha Beach è soltanto una spiaggia e abbiamo trovato parcheggio molto facilmente lungo la stessa, anche perché erano ultimi giorni d'agosto. L'ultima volta lungo tutta questa strada di diversi chilometri non c'era un posto da parcheggiare. Beh, per forza, era agosto. I parcheggi vicino al monumento sono quasi tutti con la sbarra che non consente entrata dei mezzi più alti, ma lungo la spiaggia potete fermarvi gratuitamente. Pointe du Hoc è stato il primo posto conquistato dai ranger americani. Ed era fondamentale per la riuscita dello sbarco. La missione era suicida, ma alla fine ce l'hanno fatta. Qui, come a Lons-sur-Mer, il parcheggio è gratuito, non è possibile pernotare e la visita al sito storico è libera. C'è da dire che molti bunker sono chiusi e l'unico che sembra aperto chiude verso le 16, ma non ho informazioni precise, cioè non mi ricordo più. Questo è ingresso nel bunker che abbiamo visto prima, purtroppo adesso è chiuso, non so se per l'orario o perché l'hanno chiuso come un po' tutto quanto per i problemi di erosione. Al di là di quello si tratta di un luogo imperdibile, come abbiamo già spiegato nel video. E siamo arrivati all'ultimo posto che riguarda lo sbarco. Ma infinità di musei, continuerà anche in Bretagna. A Saint-Mère-Église abbiamo dormito nel campeggio municipale, 16 euro a notte, e siamo stati lì 2 notti, un po' per riposare e un po' perché è un vero paradiso. Wow. Ma non ci credo! Ed è stata l'unica cosa che abbiamo pagato, anche perché non siamo andati al Airborne Museum. Ah, dimenticavo, abbiamo preso anche 2 salsicce, 3,50 euro l'una, che poi abbiamo cacciato nelle baguette prese nella boulangerie. Salsiccia non era malvagia, ma era piena di sugo, acqua, non lo so. E questo è il risultato.
Terminata la visita ai luoghi dello sbarco, ci siamo spostati per l'ultima e più iconica tappa della Normandia, Mont Saint-Michel. Nei dintorni si trovano varie soluzioni per la sosta, ma noi abbiamo scelto il classico parcheggione. Quello numero 8 è riservato per i camper. L'abbiamo scelto perché da questo parcheggio si arriva sull'isola anche con una leggera passeggiata. C'è anche la navetta compresa nel prezzo, ma vista la coda si arriva prima a piedi. E soprattutto, stando vicino, si ha opportunità di visitare Mont Saint-Michel anche di sera. Un'esperienza indimenticabile. Abbiamo speso 25 euro per 24 ore, però c'è da dire che era mese di settembre, quindi non era più altissima stagione quando il prezzo è di 30. Si può pagare anche per meno ore, ma visti i prezzi che non me li ricordo ora preciso, assolutamente non conviene. Ma c'è da precisare una cosa, nel prezzo è compresa non soltanto la navetta, ma anche una parte di questi soldi va per la manutenzione di tutta l'infrastruttura e anche ambiente circostante. Altra cosa che abbiamo pagato è l'ingresso nell'abbazia, 16 euro a persona, e li vale tutti. Sembra un posto senza fine, come avreste potuto vedere nel video dedicato. Mi ricordo l'ultima volta ho fatto 30 foto a questi muri perché erano verdi. Alla fine abbiamo mangiato le nostre prime galette bretoni e visto dove eravamo abbiamo speso soltanto 5,90 euro galette. Lasciamo la Normandia e arriviamo in Bretagna, Saint-Malo. Ma non è prima volta che siamo arrivati fin qua. L'ultima volta a Saint-Malo non siamo riusciti a visitare perché dopo 2 ore che abbiamo girato con il camper non abbiamo trovato neanche un buco. Vi daremo le coordinate dove abbiamo parcheggiato, ma fate conto che tutte le vie attorno sono piene di parcheggi lungo la strada e sono anche a buon mercato. Noi abbiamo pagato 50 centesimi all'ora, ma c'è anche un massimale di qualche euro per la giornata, da non credere. Ovviamente il giro sulle mura è gratuito, l'unica cosa che abbiamo speso in più... Crepe al cioccolato nero e Queen Amman, è dolce tipico qua di Saint-Malo. Sono 3,50 euro per la crepe, la migliore in assoluto che abbiamo mai assaggiato. Non credo che si può trovare di meglio. Dimenticavo, Queen Amman l'abbiamo pagato 2,50 euro. Come abbiamo detto, arrivando a Saint-Malo siamo arrivati in Bretagna, ma raggiungendo Dinan sembra di essere proiettati in un'altra epoca, in un altro mondo. Essendo arrivati a Dinan nel mese di settembre, la sosta era gratuita, mentre durante l'alta stagione è a pagamento. Non so quanto, ma visti i prezzi in giro, non tantissimo sicuramente, ma state attenti. Si potrebbe dire che area sosta di Dinan, questa gratuita del comune, perché non è ancora stata approvata, è il sogno di ogni camperista, perché guarda, è immensa, ci stanno centinaia di camper. Però c'è un problemino. Se piove, e qui piove sempre, si crea questo fango e si fa fatica a uscire. Questa è stata l'unica spesa sostenuta di Dinan. Tutto questo, ben di Dio, è gratuito. Ma la Bretagna è incredibile. Fort Lalat, che posto! Incredibile. Ve lo consigliamo di visitarlo senza la pioggia, vale veramente la pena di aspettare, però dovete aver pazienza, siamo pur sempre sull'oceano. Tutti che tornano con ombrelli ne valsa la pena stare 2 ore al camper e aspettare. Parcheggio è gratuito, ma i posti non sono molti, anzi... Ce l'abbiamo fatta! Ingresso nella fortezza l'abbiamo pagato 8,50 euro a testa e sono irrisori rispetto a quello che offre. È un posto che promette bene. Poi è stato primo e l'ultimo ingresso a pagamento che abbiamo sostenuto in Bretagna. Cap Friel è uno dei fari non soltanto più conosciuti, ma anche più potenti della Bretagna. Parcheggio si paga 5 euro. Ma attenzione, ci sono soltanto 5-6 posti per il camper. Non fatevi scoraggiare da pochi posti, si può parcheggiare anche nelle vicinanze e fare una passeggiata. Il posto merita una visita non tanto per il faro, quanto per la natura. Eh sì, si può salire fino in cima, però ci sono 145 scalini e un panorama che ripaga qualsiasi fiatone, ma la verità è che già da sotto hai tutto quello che serve. Dopo il faro siamo scesi fino alla spiaggia per dormire. E vista la necessità di fare anche camper serie, siamo andati nel vicino campeggio con ottime recensioni. Campeggio si trova praticamente sulla spiaggia, a 3-4 km dal faro. Posizione top. Abbiamo pagato 14 euro a notte. Ho fatto ennesima figura chiedendo se le docce sono incluse. Sembra che in Francia le docce sono sempre incluse. Paimpol è patria dei pescatori che si spingevano fino alle coste dell'Islanda e Terranova. Se avete intenzione di fermare soltanto mezz'ora, il parcheggio lo potete trovare anche lungo il porto, altrimenti c'è un enorme parcheggio per i camper. Quanto costa? Teoricamente 7 euro. Camperisti francesi ci hanno spiegato le usanze locali. Praticamente, se sei lì alle 7 del mattino, passerà la polizia, immagino locale, e riscuoterà 7 euro.
se non sei lì alle 7 del mattino, come noi non lo eravamo, niente, Infatti in mezzogiorno non c'erano più. non abbiamo pagato nulla. Però ci siamo goduti il cimitero delle navi, le chiuse e il porto. E questo è un vero lupo di mare. E per soli 30 euro abbiamo pranzato le vere e buonissime galette bretoni in un bistrò. Plugrescan è uguale Bretagna, lo sa ogni camperista. Comunque finalmente l'ho vista dopo anni e anni che la vedevo solo nelle riviste per i camperisti. Eccomi qua davanti. Qui il parcheggio è gratuito, ma controllate la strada che vi propone il navigatore. Dove siamo passati noi? Non passano mica tutti, ma la casa tra le rocce e soprattutto la costa meritano. Ma scherzi a parte, la casa tra le rocce sicuramente ha un suo fascino, però quello che è imponente qua è la natura bretone. Di Roscoff abbiamo già parlato durante la intro del video. Il parcheggio nel piazzale della vecchia stazione ferroviaria è di notevoli dimensioni ed è gratuito. Non abbiamo speso altro, ma probabilmente varrebbe la pena prendere la barca e andare su Il Debat, isola di fronte. Point Saint-Mathieu, un faro costruito in parte con le pietre dell'abbazia. Parcheggio è gratuito, ma dopo le piogge potrebbe essere interessante entrare ed uscire. Beh, io lo so quanto è profonda. Noi siamo riusciti. Abbazia si può visitare gratuitamente, così come la punta davanti al faro. E per quelli che sono ancora convinti che la Terra è rotonda, siamo arrivati a un altro punto che si chiama, o almeno si chiamava, Finisterra. Le Conquet. Un posto piccolo, ma di un splendore incredibile. Parcheggio misto è utilizzato prevalentemente dai camper, anche se siamo nel centro del paese, è completamente gratuito. C'è anche la colonnina del camper service per la quale potete acquistare i gettoni nell'ufficio del turismo appena fuori dal parcheggio. E se qualcuno interessa c'è anche ufficio del turismo. Noi non avevamo necessità di farlo. Se non l'avete ancora visto, date un'occhiata al relativo video. Maya voleva trasferirsi, anzi comprare una casa. E da questo video cartolina ripreso dal giardino di qualcuno, vi salutiamo da Conquet. Ma prima faccio notare che questo faro è un fake, non funziona. Per quanto riguarda il parcheggio allo Cronan, abbiamo trovato una situazione particolare. È il prezzo del parcheggio più che onesto. Noi non ci soffermiamo quasi mai sui prezzi delle soste perché alla fine non è nostro. Ma questo posto qua mi ha incuriosito perché la sosta costa 5 euro al giorno, ma se volete potete anche comprare il biglietto annuale, 7 euro. Il paese è praticamente un museo all'aperto e gratuito. Abbiamo speso soltanto 12 euro per il pranzo. Le crepe ovviamente. Poi uscendo abbiamo scoperto altro sul parcheggio. Il prezzo è talmente vantaggioso che viene utilizzato anche da escursionisti e non solo da chi vuole visitare lo Cronan. A Point du Raz il parcheggio costa 8 euro, ma potete anche rimanere a dormire, ma c'era troppo vento per i nostri gusti. Il camper balla talmente tanto che ormai mi serve la pastiglia contro mal di mare. Purtroppo con le telecamere stabilizzate non si riesce a vedere quanto ci fa dondolare. La visita è gratuita e tutto attorno ci sono i sentieri, anzi il sentiero GR34. Ma questo non è un sentiero che si percorre in un giorno, perché è lungo circa 2000-2100 km, perché parte da Mont Saint-Michel e finisce a Saint-Nazaire nella parte della Loira, insomma. A Concarneau prima pensavamo di parcheggiare al porto. Prima pensavo di parcheggiare lì, qua ti arriva un altro camper. Però alla fine siamo andati nel campeggio, 22,5 euro. Tassa turistica compresa. Campeggio si trova a 2 passi dal mare e 5 minuti a piedi dal centro. Per arrivare si prende un traghetto del costo di €1 a tratta. Visto che continuava a piovere, ci siamo seduti in piazza per un caffè e Queen A Pont-Aven ci sono parcheggi camper gratuiti. È consentito anche per notare, ma è talmente trafficato che ci siamo fermati il tempo di una visita. Siamo arrivati al Bosco d'Amore. Se vi interessano Menhir, Dolmen, Asterix e Obelix, fate una sosta a Karnak. Noi ci siamo fermati a Menec, parcheggio gratuito, e verso l'ora di chiusura non c'era nessuno. Poi siamo andati a fare un giro su Penisola di Quiberon e abbiamo sostato dove abbiamo trovato lungo la strada. E stasera, insieme agli altri disperati, in mezzo al nada del Penisola di Quiberon. A Vannes è possibile parcheggiare lungo le strade vicino al centro storico. Sì, è pieno di parcheggi. Noi invece abbiamo parcheggiato vicino a una chiesa. Dopo il giro sulle mura nel centro storico, unici soldi li abbiamo spesi in una boulangerie. E speriamo di non deludervi prima della conclusione, perché anziché bere un caffè, beremo un tè. Ma con la temperatura che c'è fuori, un teino ci sta proprio bene bene. E prima di arrivare al totale costo di questo viaggio, parliamo anche delle altre spese individuali che abbiamo avuto. Allora, con il taccuino che mi aiuta, vi spiegherò velocemente. Alimentari.
la spesa in sostanza. Abbiamo speso 61 euro, ma come mai solo 61 euro in tutto questo tempo? Ma perché abbiamo una cambusa quasi infinita, il Charlie è diventato una cambusa viaggiante, ma su questo forse, se riusciremo, quest'anno faremo un video, perché ci sono le cose anche interessanti. L'altra cosa che abbiamo speso, sempre collegata alimentari, sono 36 euro, sono 36 euro di boulangerie, ma lì non è che abbiamo speso più di tanto per il pane. Una nota interessante: di solito una baguette ti viene a costare €1, pane non costa tanto, e tutto il resto è pane au chocolat e qualche croissant, devo dire la verità. Però alimentari e il boulangerie meno di 100 euro. Poi abbiamo anche mangiato un pochettino in giro, ma noi questa cosa non la calcoliamo mai con il costo del viaggio, perché è una cosa individuale. Sì, perché ognuno decide dove e quanto fermarsi. Visto i nostri video, voi sapete, noi ci piace assaggiare qualcosa, fermarsi, ma cerchiamo anche da una parte di risparmiare, perché dopo si viaggia di più. Ovviamente non abbiamo neanche filmato tutte le volte, magari qualche caffè non l'abbiamo nemmeno filmato, ma nonostante tutto quello che avete visto che abbiamo mangiato in vari posti e bevuto, abbiamo speso soltanto 135 euro, perché veramente stiamo attenti a quel tipo di spesa. E a questo punto io direi di vedere qual è il totale prima di arrivare magari a una conclusione. Per ingressi, dove ci sono tutti appunto ingressi nei musei, forti, qua e là, abbiamo speso 88 euro per tutte le soste, parcheggi, campeggi. Ogni volta che abbiamo dormito da qualche parte a pagamento, semplicemente ci siamo fermati e si doveva pagare, abbiamo speso 170 euro. Mentre autostrada in Francia, quella lì, e ovviamente Svizzera, abbiamo speso 57 euro. Per gasolio, abbiamo detto proprio poco fa, 563 euro, che è veramente una spesa, è la spesa maggiore in assoluto. Comunque, tirata la riga, abbiamo speso 878 euro. Se a questo aggiungiamo boulangerie alimentari, arriviamo a un totale del viaggio di 975 euro. Quindi noi per meno di 1000 euro ci siamo fatti tutto il viaggio Normandia e Bretagna. Se a questa cosa qua, se aggiungiamo pure i bar e ristoranti, perché li volevamo fare questi che abbiamo fatto, arriviamo comunque a una spesa di 1110 euro. All'inizio del video Maya dicesi che la Francia è un paese estremamente caro e poco ospitale. Ed è vero, ce l'hanno confermato pure i signori bretoni con quali abbiamo parlato, ma soltanto ed esclusivamente se vi fermate solo alla città di Parigi. Noi abbiamo trovato la gente meravigliosa, conoscendo 3 parole in croce di francese si parlava per delle ore. Ora poi, per quanto riguarda i costi, non andiamo a ripetere, li abbiamo appena detti, quindi se state minimamente attenti potete spendere veramente poco. Ma poi c'è ancora una cosa da dire. Infatti, se riuscite ad andare a visitare questi luoghi appena fuori alta stagione, troverete posti, non dico vuoti, ma che sono assolutamente vivibili, e potreste addirittura vedere come vive la gente. Quindi Normandia e Bretagna approvate da Live Believer. E ora vado a finire l'itinerario del nostro prossimo viaggio. Siamo beccati acqua un'altra volta. Ce la fai? Tieniti. Nel 2018 è stato eletto il sentiero preferito dai francesi.